Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Questa volta vi porto un video del terzo test in pista della MP10 TKI2 e vi avrei portato in un favoloso vlog con me con più di un'ora di riprese nella pista fratta off-road, ma purtroppo ragazzi sono costretto a dirvi che non vi posso portare assolutamente da nessuna parte. Andiamo a vedere perché. Eccoci qua ragazzi con la mia MP10 TKI2 e sabato scusate, sono stato al mini autodromo Fratta Off-Road di Cortona e ho incontrato tanti amici, sono partito da casa con Lorenzo e abbiamo fatto una giornata intensa di test. Avevo fatto più di un'ora di riprese, sono andato a importarle nel computer e avevo cominciato il montaggio di queste riprese e praticamente è successo l'irreparabile. Uno shortcut da tastiera, vi racconto anche cosa è successo, tanto non mi vergogno, la prima volta che mi accade e non sapevo neanche che funzionasse fuori dal programma di editing video. Ad ogni modo sappiate che CTRL Z è annulla e viene usato all'interno del programma di editing video quelle 7-8 mila volte, almeno a me succede, e praticamente niente, stavo montando nel programma di editing video che utilizzo e praticamente ho premuto CTRL Z per annullare l'operazione che stavo facendo, soltanto che non mi ero accorto che ero nella cartella col mouse puntato nella cartella dei file e quindi praticamente ragazzi a uno l'ho cancellati tutti, perché ovviamente premevo CTRL Z e sul programma di editing non cambiava niente, quindi ripetevo l'operazione fino a quando non mi sono accorto che stavo cancellando in realtà i video dalla cartella. Io non ho veramente capito come caspita possa essere successo. C'era più di un'ora di girato. I video sono troppo grandi perché erano tutti 3 giga, 3 giga e 6, 4 giga, 2 giga e 1. Quindi praticamente nel cestino non ce li mette neanche, li elimina direttamente dal computer. Ho scaricato 3 programmi di recovery per i file, ma non c'è stato verso in nessun modo di recuperarli. In questo momento sono le ore 2:55 di mattina e a questo punto ragazzi mi accingo a fare il video semplicemente raccontandovi a voce. Purtroppo è l'unica cosa che posso fare, che cosa ho provato e com'era la pista, e mi dispiace soltanto per i ragazzi di Fratta perché avevamo fatto delle riprese favolose anche da terra, ovviamente anche dal palco, insomma favoloso. Avevo fatto il vlog la mattina come ormai facevo negli ultimi video dei test. Mi dispiace veramente tanto, mi dispiace per voi anche del canale perché avrei voluto portarvi un video bello come ormai credo stia succedendo da diverso tempo, ma purtroppo non ci riesco, quindi non ci sono riuscito per una mia negligenza. Oltretutto dai dispositivi quindi GoPro e DJI non cancello mai fino a che non ho editato il video, e invece stasera ho cancellato prima, cioè subito dopo averli copiati sul computer, quindi c'è stata una conseguenza di cose infinite che praticamente mi hanno portato a questo purtroppo errore gigantesco. I ragazzi vi chiedono ancora una volta scusa e andiamo però alla sostanza, che è poi quella che diciamo vi interessa, che è praticamente la spiegazione delle modifiche che ho fatto. Bene, avete visto che Polito ha vinto la gara IBR, la prima di italiano ACI Sport, e quindi ho visto che aveva utilizzato le molle blu all'anteriore e al posteriore con il filo da 1,5 e le ho utilizzate anche io. Le ho utilizzate, a differenza sua, in
unione con i piattelli tapered, esattamente come usavo nella vecchia macchina. Quindi che cosa ho fatto? Ho definitivamente riportato in toto il setup della vecchia macchina e con la differenza delle molle azzurre, blu scusate, davanti e dietro. Sono molle con filo da 1,5. Vi lascio come sempre tutti i codici in descrizione sia dei piattelli sia delle molle e sono anche tornato a olio 600 anteriore e 650 posteriore, quindi più duro dietro esattamente come stava andando nella MP10 TKI1. La pista della fratta è una pista da un layout relativamente semplice da imparare ma complessa perché ci sono diversi falsipiani, in più abbiamo beccato una giornata molto polverosa, quindi era proprio il test perfetto che diciamo, di cui avevo bisogno per provare la macchina. Allora, la mattina ho imparato la pista, eravamo io, Lorenzo e poi c'era anche un altro ragazzo che aveva preso la MP10 TKI1 circa 3 mesi prima dell'uscita della TKI2 e ancora, grazie a Covid, pandemie, casini e controcasini, non era riuscito neanche a metterla in terra. E in più è venuto, finalmente ho rivisto, il mio grande amico Bosi, Andrea Diobo. E quindi insomma eravamo in quattro. Cosa è successo? La mattina ho imparato la pista, ho girato a un certo punto verso l'ora di pranzo, faccio uno stint di 3-4 piani dove praticamente la macchina volava. Volava, avevo fatto il best lap assoluto di giornata, che credo sia rimasto quello, che era 34,9 quando c'erano altri veramente bravi che stentavano a fare 35 alti. Io ero contentissimo, la macchina volava, io facevo un passo di 35,4, 35,0, quindi andava benissimo. E niente, a quel punto là abbiamo mangiato e mi sono messo dietro a tutti i ragazzi, quindi a Andrea, quindi a Lorenzo e anche a quest'altro ragazzo che stava provando la macchina, che doveva addirittura rodare il motore. Quindi ho passato diverso tempo ai box. Intanto la pista io non so che cosa sia successo, fatto sta che siamo rientrati in pista e la macchina non faceva più i tempi. Non faceva più i tempi, ho provato diverse gomme perché chiaramente, ripeto, se il setup era buono doveva rimanere buono anche dopo. Non faceva più i tempi, ho provato gomme, ho provato un po' di tutto, ma praticamente non sono riuscito a rimediare questa situazione. Che cosa ho fatto quindi? È venuto Andrea e mi ha prestato un treno di Bangkok Medie V2 perché le gomme migliori erano le Bangkok, però era praticamente avrà avuto il 15-20% di rimanente di possibilità di utilizzo della gomma, quindi era quasi slick e con quello sono riuscito a fare con lo stesso assetto dei tempi di tutto rispetto, però chiaramente bisognava essere chirurghi perché se arrivavi un minimo lungo c'era veramente tanta polvere, ovviamente vanificavi completamente tutto il giro non avendo tassello per poter aggrappare. Quindi diciamo nel pomeriggio mi sono un po' perso, devo dire la verità, verso fine serata al perso ho riempito il differenziale centrale, quindi l'ho svuotato e l'ho riempito e la macchina ha ricominciato ad andare forte, però al contrario della mattina, che nonostante ci fosse meno polvere della mattina, era veramente complicata da guidare. Ho visto che Adriano Fabenelli, storico pilota, tra l'altro locale là, quindi conosce bene la pista, conosce bene il disegno e tutto, ha cambiato le coppie coniche lavorando veramente per tipo un'ora e mezzo, tornando alle 43,13 e ha migliorato molto il passo di gara, magari perdendo un filino sul best lap, ma passo di gara era veramente un orologio svizzero. Quindi col seno di poi magari avrei potuto anch'io provare le coppie coniche. Chiaramente magari fosse stata una gara per il giorno successivo mi sarei messo la sera a cambiarle, avrei provato anche le coppie coniche. Non c'era tempo per farlo e ho preferito diciamo cercare di lavorare con quello che avevo. Quindi abbiamo avuto questa netta contrapposizione dalla mattina al pomeriggio, dove la mattina veramente ragazzi una macchina incredibile, volava, entrava in curva da sola perché con le coppie coniche 42-12 quando si gira lo sterzo fa
una specie di drag brake praticamente, quindi entra in curva quasi da sola la macchina, è incredibile, e nonostante, ripeto, ci fosse stata la polvere, quindi incredibile come questa cosa sia peggiorata con l'arrivo del grip. Io, ripeto, a Pietrasanta non mi sono accorto di questo problema una volta settata la macchina, probabilmente ci sarebbe stato un po' da lavorare sulle molle, ho provato comunque vari attacchi degli ammortizzatori, ho provato qualche barra all'anteriore, ma la maggior parte, cioè mi sono, diciamo, fossilizzato sul fatto che se la macchina andava bene la mattina prima di pranzo sarebbe dovuta andare bene anche dopo, perché la pista andava a migliorare praticamente, quindi tutti stavano migliorando i loro tempi a parte me. Mi dispiace veramente di non avervi fatto vedere come andava la macchina, perché avevamo fatto, ripeto, delle riprese assurde, e anche la pista merita veramente, perché la condizione che abbiamo trovato noi è anomala. La pista è una pista che si gomma, quindi insomma diventa nera in traiettoria, ha sempre un grip molto elevato, e quindi insomma abbiamo beccato la giornata, diciamo, sbagliata per le condizioni della pista, ma in realtà che a me ha fatto più comodo così che non se ci fosse stato del gommato praticamente. Quindi ragazzi, io credo di ripartire esattamente come l'ultima volta per il prossimo test, e a questo punto avrei, diciamo, voglia di fare una gara. Sono convinto che la piattaforma c'è, sono convinto che il discorso coppie coniche vada prevalentemente in base allo stile di guida, perché ad esempio ho feedback di tantissime persone che si sono trovati molto molto meglio con queste coppie coniche rispetto che con le vecchie, come c'ho anche feedback di persone che non riescono a utilizzarle. Nel mio caso ho voluto sempre lasciare queste, quindi le 4212, perché volevo appunto provare a fondo tutta la macchina. Chiaramente, ripeto, avessi avuto una gara e mi fossi trovato al perso, avrei magari cambiato le coppie coniche tornando alle 4313 che c'erano sulla MP10 TKI1. Tutte queste modifiche, coppie coniche, la scocca tra vecchia e nuova, insomma, sono tutte regolazioni che esistevano già all'epoca della TKI1. Quindi anche con la TKI1 si poteva andare con le coppie coniche 4212 presenti su questa macchina. In realtà sono quindi ancora optional, quindi sono diventate optional quelle che prima erano di serie. Quindi sono tutte scelte che vanno fatte in base alla pista, in base allo stile di guida. Un'altra cosa che vi posso dire è che Lorenzo, il mio meccanico, Lorenzo Bolognesi, si è trovato favolosamente bene con la TKI2 al battesimo, e a detta anche degli altri presenti, nessuno l'ha mai vista andare così forte, perché chiaramente il suo stile di guida è entrare magari forte in curva e tendenzialmente penalizzare sempre l'uscita di curva, proprio perché è, diciamo, tra virgolette, un irruento in ingresso ma un docile sottomotore, e quindi praticamente si è trovato favolosamente. Io, ripeto, non l'avevo veramente mai visto andare come è andato in questo sabato di test, e quindi, ripeto, va ancora provato tantissimo. Sono soltanto al terzo test, ora vorrei fare una gara anche per capire cosa succede magari in una long run, in bagarre, quindi magari in lotta con altri. E ragazzi, non ho altro da dirvi in pratica, se non che mi dispiace veramente veramente tanto per non essere riuscito a portarvi i contenuti video che avevo registrato. Tra l'altro mi dispiace anche perché Lorenzo mi aveva dato una grande mano a registrare i video, e purtroppo è andato tutto perso. La prossima volta, anzi le prossime volte, non mi succederà mai più, perché io lascerò sempre nelle telecamere, nelle SD delle telecamere, i sorgenti dei video, come del resto ho sempre fatto. Non so perché stavolta ho fatto in modo diverso, ma non mi era mai capitato questo discorso, come anche starò attentissimo a quale finestra ho selezionato prima di premere CTRL Z. E ragazzi, come si dice, c'è sempre una prima volta in tutto. Ci vediamo il prossimo mercoledì con il prossimo video. Spero di portarvi contenuti interessanti, spero che possiate trarne vantaggio anche da questo piccolo racconto. Vorrei che voi mi diceste cosa avete sperimentato sulla TKI2, cosa avete provato, se siete tornati indietro con le coppie coniche o con gli ammortizzatori, se siete tornati indietro con qualcosa, e che setup state utilizzando. Quindi ragazzi, ci vediamo il prossimo mercoledì. Ciao!